Ti sei mai chiesto quale sia il comportamento più pericoloso in una persona? Non è l'aggressività, non è la rabbia incontrollata, è qualcosa di molto più sottile, più insidioso, più devastante. È quella sensazione che provi quando parli con qualcuno e il tuo istinto ti urla che c'è qualcosa che non va. Quando le parole dicono una cosa, ma i tuoi sensi ne percepiscono un'altra completamente diversa. Quella sensazione non è paranoia, è saggezza. È il dono che la vita ti offre dopo essere stato ferito, tradito, abbandonato. Perché il pericolo più grande non arriva mai annunciandosi. Arriva con un sorriso, una promessa, una mano tesa che nasconde un pugnale. Oggi scopriremo insieme questi segnali pericolosi, queste maschere che nascondono verità dolorose. Ti insegnerò non solo a riconoscerli, ma a proteggerti, a ricostruirti e soprattutto a non diventare mai ciò che ti ha ferito. L'incoerenza, quando i gesti contraddicono le parole. Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle parole. Seneca. Le parole sono facili. Chiunque può dire ti amo, ti sostengo, ci sarò sempre. Le parole sono aria che vibra, suoni che si disperdono nel vento. Ma i fatti sono pietra, i fatti sono verità incarnata. Hai mai conosciuto persone che ti promettono montagne d'oro e ti consegnano granelli di sabbia? Ti giurano fedeltà eterna e scompaiono al primo ostacolo? Ti assicurano il loro sostegno incondizionato, ma quando cadi sono i primi a voltarti le spalle. Non sono errori, non sono dimenticanze. È la loro natura che si rivela attraverso le azioni, non attraverso le parole. Perché quando qualcuno ti mostra chi è veramente, credici. La prima volta è un indizio, la seconda è una conferma, la terza è un modello. Continui a perdonare pensando di essere compassionevole, ma loro lo interpretano come debolezza. Continui a dare possibilità credendo nel cambiamento, ma loro vedono solo una porta sempre aperta da sfruttare. Le persone di valore non hanno bisogno di proclamare la loro integrità, la dimostrano. Non ti dicono che saranno lì per te, ci sono, punto. Non ti promettono aiuto, te lo offrono ancora prima che tu lo chieda. Mentre il mondo si riempie la bocca di grandi ideali, tu impara a guardare le mani. Cosa fanno? Dove vanno? A chi tendono aiuto? Perché la vera integrità si manifesta soprattutto quando costa, quando fa male, quando sarebbe più facile voltarsi dall'altra parte. Quando rimanere in silenzio diventa un'arma. Il male non sta nelle parole, ma nel silenzio codardo che non osa ribattere. Marco Aurelio. C'è un silenzio che ristora e un silenzio che ferisce. C'è un silenzio che nasce dalla pace e un silenzio che nasce dalla guerra. Non confonderli mai. Hai mai vissuto l'esperienza dell'abbandono emotivo improvviso? Quando esprimi un bisogno e ricevi silenzio. Quando chiedi chiarezza e ottieni vuoto. Quando tendi la mano e trovi solo aria. Non è assenza di parole, è presenza di manipolazione. Questo silenzio non è neutrale, è un'arma affilata che taglia legami, erode fiducia, crea insicurezza. È progettato per farti dubitare. Hai chiesto troppo? Hai sbagliato? Sei tu il problema. Ti ritrovi a rimuginare conversazioni passate, a rileggere messaggi, a cercare indizi di dove hai sbagliato. È esattamente ciò che vogliono. Ti vogliono in ginocchio, emotivamente mendicante, disposto a barattare la tua dignità per un briciolo di attenzione. Ti vogliono confuso, destabilizzato, pronto a scusarti per aver osato avere bisogni, emozioni, aspettative. Ma ascoltami attentamente. Non sei nato per elemosinare briciole. Non sei venuto al mondo per camminare in punta di piedi, intorno ai sentimenti altrui, mentre i tuoi vengono calpestati. Queste persone usano il silenzio non per riflettere, ma per punire, non per guarire, ma per ferire, non per risolvere, ma per dominare. È una forma di controllo sottile, quasi invisibile, ma devastante nei suoi effetti. E più cerchi di colmare quel vuoto, più diventa profondo. Più ti sforzi di capire, più ti allontani dalla verità più semplice. Non è un problema di comunicazione, è una strategia deliberata di manipolazione. L'invidia nascosta. Ti sostengono fino a quando non li superi.
Nessun uomo è più infelice di colui che non sopporta mai l'infelicità. Cicerone. Ci sono persone che applaudono i tuoi primi passi, ma si irrigidiscono quando inizi a correre. Ti incoraggiano quando sei ai blocchi di partenza, ma spariscono quando tagli il traguardo. Ti ammirano quando sei nel loro stesso punto, ma ti criticano appena li superi. Non fraintendere. Non è mai stato supporto vero. Era controllo travestito da incoraggiamento. Era superiorità mascherata da buoni consigli. Era il loro ego che si nutriva della tua condizione di allievo, di principiante, di bisognoso di guida. Nel momento in cui passi da allievo a pari, o peggio, a maestro, diventi una minaccia. Non per ciò che fai, ma per ciò che rappresenti, la loro stagnazione, le loro opportunità perse, le loro scuse svuotate di significato. Ho visto amici evaporare nel momento in cui ho ottenuto quel successo che dicevano di desiderare per me. Ho visto mentori diventare critici nel momento in cui ho sviluppato una mia voce. Ho visto sostenitori trasformarsi in detrattori nel momento in cui non avevo più bisogno della loro approvazione. Il loro supporto aveva condizioni invisibili. Ti sosterrò finché rimarrai dietro di me. Ti incoraggerò finché non mi farai sentire inadeguato. Ti batterò le mani finché non mi supererai. E quando accade, quando finalmente spieghi le ali che hanno sempre finto di aiutarti a costruire, si rivelano. La loro maschera cade e vedi finalmente la verità. Non ti favano per il tuo volo, ti favano per il tuo fallimento. Perché il tuo successo è uno specchio troppo doloroso per loro. Riflette tutte le volte che hanno detto «un giorno lo farò», tutte le occasioni che hanno lasciato passare, tutte le scuse che hanno accumulato. E quello specchio, semplicemente, fa troppo male per essere guardato. La generosità tossica. Quando dare diventa un cappio. La gratitudine è non solo la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre. Epitteto. La generosità autentica non tiene il conto, non calcola, non misura, non pesa, dà senza aspettative, offre senza condizioni, aiuta senza secondi fini. Ma esiste una falsa generosità, una generosità tossica che si nutre di dipendenza e controllo. L'hai mai sperimentata? Quando qualcuno ti offre aiuto e poi ti presenta il conto emotivo. Quando un favore diventa un debito. Quando un dono si trasforma in una catena. Inizia in modo sottile. Ti senti grato per il loro supporto, commosso dalla loro generosità. Ma lentamente qualcosa cambia. Il tono diventa diverso. Dopo tutto quello che ho fatto per te, ti ho sempre aiutato. Nessuno ti sosterrebbe come faccio io. Non è più un dono, è una transazione. Non è più generosità, è investimento. E tu sei passato da persona a debitore, da amico a possedimento, da essere umano a estensione del loro ego. Ti ritrovi intrappolato in una ragnatela di colpa, gratitudine forzata e obbligo. Ogni tentativo di stabilire confini viene interpretato come ingratitudine, ogni richiesta di spazio come tradimento, ogni no come offesa personale. Ma la vera generosità non crea prigioni, crea ali, non costruisce dipendenza, nutre indipendenza, non si aspetta nulla in cambio, perché trova gioia nell'atto stesso del dare. Quella sensazione di peso, di oppressione, di debito che provi. Non è gratitudine, è manipolazione, non è amore, è possesso, non è cura, è controllo travestito da altruismo. E più dai a queste persone, più pretendono, più ti prendi cura di loro, più si aspettano. È un pozzo senza fondo che prosciuga la tua energia, il tuo tempo, la tua stessa essenza, goccia dopo goccia, giorno dopo giorno. I vampiri energetici prosciugano senza mai riempire. Non è l'uomo che ha poco, ma colui che desidera di più ad essere povero. Seneca. Esistono persone che entrano nella tua vita come se entrassero in un supermercato, prendono ciò che vogliono e lasciano scaffali vuoti. Sono i vampiri energetici, creature che si nutrono della tua vitalità, della tua forza, del tuo entusiasmo, senza mai restituire nulla. Li riconosci da un pattern inconfondibile. Sono presenti quando hanno bisogno, assenti quando stai male. Ti
Ti chiamano per i loro problemi, mai per condividere gioie. Trasformano ogni conversazione in un monologo sui loro drammi. E tu, alla fine di ogni interazione, ti senti inspiegabilmente svuotato, esausto, prosciugato. Questi vampiri emotivi sono maestri nel farti sentire indispensabile. Solo tu mi capisci. Non so cosa farei senza di te. Sei l'unico che mi aiuta veramente. Frasi che accarezzano il tuo ego mentre nascondono l'amo che ti tiene agganciato alla loro dipendenza. La dinamica è sempre la stessa. Crisi, dramma, richiesta d'aiuto, momentaneo miglioramento e poi una nuova crisi, un nuovo dramma, una nuova richiesta. Mai un vero cambiamento, mai una vera evoluzione, mai un tentativo autentico di affrontare i problemi alla radice. Ti ritrovi a dare consigli che non vengono seguiti, a offrire soluzioni che vengono ignorate, a investire energie in persone che non hanno alcuna intenzione di cambiare, perché il loro obiettivo non è risolvere, è mantenere te come fonte inesauribile di supporto. E quando, esausto, inizi a stabilire confini, diventano vittime. Quando inizi a pretendere reciprocità, ti accusano di egoismo. Quando inizi a proteggere la tua energia, ti fanno sentire come se li stessi abbandonando nel momento del bisogno. Ma ricorda, non sei responsabile della felicità altrui, non sei il salvatore di nessuno, non sei una fontana infinita di energia destinata a dissetare chi non è disposto nemmeno a raccogliere la propria acqua. La loro sete non sarà mai placata, perché non cercano veramente acqua, cercano una fonte da controllare, da possedere, da sfruttare fino all'ultima goccia. La manipolazione sottile, il controllo mascherato da preoccupazione. La vera libertà consiste nel governare noi stessi. Diogene, lo dico per il tuo bene. Mi preoccupo per te. Voglio solo proteggerti. Frasi innocenti, quasi amorevoli. Ma nelle mani di un manipolatore sono armi affilate, strumenti di controllo mascherati da affetto. La manipolazione più efficace è quella che non riconosci come tale, quella che si ammanta di amore, di protezione, di premura, quella che ti fa sentire amato mentre ti rende prigioniero, che ti fa sentire speciale mentre ti isola, che ti fa sentire protetto mentre ti spezza le ali. Hai mai conosciuto qualcuno che critica le tue scelte perché tiene a te? Che mette in discussione le tue capacità perché non vuole vederti fallire, che ti allontana dai tuoi amici perché si preoccupa delle tue frequentazioni? Non è amore, è possesso, non è protezione, è controllo, non è premura, è manipolazione, è il lupo che indossa la pelle dell'agnello, il carceriere che finge di essere la guardia del corpo, il ladro di libertà travestito da angelo custode. I manipolatori sono architetti di gabbie invisibili, costruiscono prigioni fatte di dubbi, incertezze, paure. Ti convincono che il mondo esterno è troppo pericoloso, che le tue ali sono troppo fragili, che i tuoi sogni sono troppo irrealistici. E tutto questo per il tuo bene. Ti fanno sentire come se ogni tua decisione autonoma fosse un atto di ribellione, ogni tuo desiderio un capriccio, ogni tua aspirazione una fantasia infantile. Riducono la tua identità a un'estensione della loro, i tuoi bisogni a un fastidio da correggere, i tuoi confini a ostacoli da abbattere. E la cosa più insidiosa, ti fanno dubitare della tua stessa percezione. Sei troppo sensibile, stai esagerando. Non era quello che intendevo. Un lento, metodico lavoro di erosione che ti fa mettere in discussione non solo le tue scelte, ma la tua stessa realtà. Ma la tua intuizione non mente. Quel disagio che provi, quel nodo allo stomaco, quel pensiero ricorrente che qualcosa non va, è la tua anima che grida una verità che la tua mente non vuole ancora accettare. La liberazione, il coraggio di tagliare i legami tossici. La miglior vendetta è non essere come chi ti ha fatto del male. Marco Aurelio. C'è qualcosa di profondamente liberatorio nel dire basta, nel tracciare una linea sulla sabbia e dire fin qui, non oltre, nel riconoscere che alcune persone non sono porte verso il tuo futuro, ma corde che ti tengono legato a un passato doloroso. So quanto è difficile, so quanto può far male, soprattutto quando ami quella persona, quando hai condiviso momenti che ti hanno cambiato la vita,
quando hai intrecciato il tuo destino con il loro così strettamente che separarlo sembra come strapparti via una parte di te. Ma a volte il gesto più coraggioso, più amorevole, più saggio che puoi fare è proprio questo: andartene, chiudere la porta, voltare pagina, non per rabbia, non per vendetta, ma per amore verso te stesso, perché rimanere in relazioni che ti feriscono continuamente non è lealtà, è autolesionismo. Perdonare ripetutamente senza vedere cambiamenti non è virtù, è disfunzione. Accettare di essere trattato come un'opzione quando hai fatto dell'altra persona una priorità non è nobiltà, è scarsa autostima. La società ci ha insegnato che l'amore è sacrificio, che la vera forza sta nel sopportare, che il vero impegno significa resistere nonostante tutto. Ma c'è una differenza sostanziale tra affrontare difficoltà insieme e soffrire da solo in compagnia. Lasciare andare non significa fallire, significa riconoscere che alcune battaglie non possono essere vinte, che alcuni legami non possono essere salvati, che alcuni ponti devono essere bruciati per impedirci di tornare in luoghi che ci hanno fatto male. E sì, ci saranno giorni in cui ti mancheranno, giorni in cui ti chiederai se hai fatto la scelta giusta, giorni in cui la solitudine sembrerà più pesante del dolore che provavi con loro. Ma ricorda, il dolore dell'allontanamento è temporaneo, il dolore di una relazione tossica è cronico. Uno guarisce col tempo, l'altro ti consuma giorno dopo giorno. La vita è troppo breve per viverla camminando in punta di piedi, troppo preziosa per spenderla cercando di compiacere chi non sa apprezzarti, troppo significativa per sprecarla con chi la rende più piccola invece di espanderla. La rinascita, la consapevolezza come inizio della guarigione. L'educazione dei nostri figli consiste forse in questa cosa sola, la trasmissione dei nostri ideali. Diogene Laerzio. La consapevolezza è l'alba dopo una lunga notte. È quel momento di chiarezza in cui finalmente vedi non solo gli altri, ma anche te stesso con occhi nuovi. È quando smetti di essere uno spettatore passivo della tua vita e diventi il protagonista consapevole della tua storia. Riconoscere i modelli tossici nelle relazioni, sentire i campanelli d'allarme, vedere i manipolatori per ciò che sono, è solo metà del viaggio. L'altra metà, quella più importante, è guardare dentro te stesso e chiederti: perché ho permesso tutto questo? Non per colpevolizzarti, non per punirti, ma per comprendere quelle ferite profonde, quelle convinzioni limitanti, quei bisogni insoddisfatti che ti hanno reso vulnerabile a chi non meritava un posto nella tua vita. Forse è stata quella convinzione che l'amore dovesse far male, forse quell'idea che non meritassi di meglio, forse quella paura di rimanere solo che ti ha fatto accettare compagnie dannose, forse quel bisogno disperato di approvazione che ti ha fatto dire sì quando ogni cellula del tuo corpo urlava no. La vera guarigione inizia quando smetti di cercare salvezza negli stessi luoghi in cui ti sei ferito, quando realizzi che nessun affetto esterno può colmare un vuoto interiore, quando comprendi che la pace non è l'assenza di tempeste, ma la capacità di ritrovare il centro in mezzo alla tempesta. Questa consapevolezza è dolorosa, è scomoda, è come guardarsi allo specchio sotto una luce impietosa che rivela ogni ruga, ogni cicatrice, ogni imperfezione. Ma è anche l'unica via verso un'autentica trasformazione, perché una volta che vedi questi modelli non puoi più fingere che non esistano. Una volta che riconosci questi schemi, non puoi più ignorarli. Una volta che comprendi queste dinamiche, non puoi più giustificarle. E in questa consapevolezza c'è un potere immenso. Il potere di dire no a ciò che ti danneggia e sì a ciò che ti nutre. Il potere di stabilire confini che proteggono la tua energia invece di muri che ti isolano. Il potere di scegliere relazioni che ti elevano invece di legami che ti schiacciano. La guarigione non è un evento, è un processo, non è una destinazione, è un viaggio fatto di piccoli passi, di cadute e risalite, di lacrime e sorrisi, un viaggio che richiede coraggio, pazienza, compassione verso te stesso. Ma mentre avanzi su questo sentiero, ricorda, ogni volta che scegli il tuo benessere, ogni volta che onori i tuoi bisogni,
Ogni volta che rispetti i tuoi confini, stai insegnando al mondo come trattarti. Stai mostrando a chi ti circonda che il tuo valore non è negoziabile, che la tua dignità non è in vendita, che il tuo cuore merita di essere custodito con cura. Questa è la vera rinascita. Non è solo liberarsi da ciò che fa male, ma abbracciare ciò che guarisce. Non è solo allontanarsi da chi ti ferisce, ma avvicinarti a chi ti ama autenticamente. Non è solo sopravvivere, ma vivere pienamente, consapevolmente, coraggiosamente. Perché alla fine la vita non si misura in anni, ma in momenti di autentica connessione. Non in respiri, ma in attimi che ti tolgono il respiro. Non in battiti, ma in esperienze che fanno battere forte il cuore. Questa è la promessa della consapevolezza, non una vita senza dolore, ma una vita in cui il dolore diventa maestro invece che tiranno. Non un cammino senza ostacoli, ma la saggezza di trasformare ogni ostacolo in un trampolino di lancio. Non l'assenza di cicatrici, ma la bellezza di una storia vissuta intensamente, autenticamente, coraggiosamente. Se hai trovato valore in questo messaggio, potrebbe piacerti uno di questi 2 video.